Abbiamo iniziato per Denise. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mm, è strana questa immagine. È come se mi presentasse la carta del 10 di cuori, poi fa uno strappo in senso verticale e rimane come uno di cuori. Ti dà l'autorizzazione? Così? Eh, sì, è come se lei volesse ehm, rimettere a posto questa carta, farla ritornare il 10 di cuori. E dice, sì, io voglio ritornare ad unire queste due parti. Quarta sessione di Denise. Nome del progetto. Cogliere, come se proprio la sua anima volesse che Denise colga pienamente i segnali e le opportunità che gli vengono offerte dalla vita, che le colga in maniera piena, totale. Vibrazione. Circa 7,5, 8. Consapevolezza. mm, 168, Yes. 45, Ite. 1691, Capacità medianiche e cervello. 9,5, Suscettibilità ipnotica. adesso 50, 3D. 48, Vivacità animica. 100. Beh, non sono male i valori, eh. Sono il vecchio molto buono. Il voto molto buono. Nome della PS. Semplicità, Della PE. Urano. Urano. Entità eteriche di questa sessione. C'è un'aquila che la guarda tutta sprezzante, impettita, e le dice: tanto tu non ce la puoi fare a cambiare davvero. Poi c'è come una specie di pesce palla, che è come se le creasse una specie di, chiamiamolo mutismo, che in realtà è come se fosse una comunicazione parziale che lei è in grado, di fare con le altre persone. E poi è come se questo pesce le creasse a volte anche, una sensazione di disagio in alcune circostanze. Poi c'è un uomo del tempo, che gli fa un po' degli scherzetti. Tipo, magari le dice via libera e le fa vedere che la sbarra del passaggio a livello è sollevata. Allora lei sta per passare e lui d'improvviso, gliela fa scendere. Gliela abbassa e quindi lei deve rimanere ferma. E basta. Mentali. Afflitta. È un'entità mentale che le crea, un po' di, calo di energie, di umore, un calo anche di sicurezza in se stessa. E, a volte la fa sentire proprio anche un po' stanca, stufa di certe situazioni.
E è quella che, proprio per questo stato di cose, no? In cui lei poi si sente alla fine un po' insicura, incerta, la spinge anche proprio verso il cibo, anche come consolazione a volte. Direi di livello 4. Poi, Mm, mm, secondo me non ce ne sono altri. e impianti. C'è questa specie di arco che va dalle vertebre cervicali alla fronte ed è come se le inviasse degli impulsi di fragilità, ma anche di timidezza, ti dico. Ed è volto a non farla sentire bella forte e determinata come lei potrebbe essere. Poi c'è questa specie di vassoio, chiamiamolo, no? Infilato nella zona addominale ed è come se in questo vassoio lei lo percepisse sempre vuoto, anche quando è pieno. Quindi è un po', come dirti, un vassoio magico, ingannevole. La mancanza costante, Mm, cronica. mm, mm. Basta? Sì. Subito la causa esoterica della maculopatia all'occhio sinistro. Allora, mi dà questo, poi sinceramente vediamo un attimo. Allora, mi dà come se quando era in vita, per la maggior parte del tempo, lei non ha avuto la sensazione di avere una mamma nel vero senso della parola pieno, avrebbe voluto altro da una mamma. Poi, proprio quando la mamma era sul fine vita, ha avuto invece un rapporto migliore, di maggiore vicinanza. E proprio in quel momento, come se Denise avesse sentito che gli è stata portata via, proprio, diciamo così, sul più bello, sul momento in cui c'era la possibilità di capirsi e di volersi bene davvero. Mm, è come se mm, quindi la madre avesse lasciato questa specie di vuoto in lei. Mm? Se Denise non fosse pronta in quel momento, che voleva godersi ancora un po' di più questa atmosfera, questa solidarietà che si era creata con la madre, che prima non c'era. Mm? Quindi il suo occhio sinistro ha proprio accusato questa cosa, no? Come se fosse Madre. calato questo, sì, velo di tristezza. Mhm. Che gli è stata portata via proprio nel momento in cui, cavolo, questo era un rapporto madre-figlia. Tiriamo i cordini del palcoscenico e apriamo i due veli del palcoscenico. Entri la madre. Oggi sono 9 mesi che è mancata. L'abbiamo già chiamata al quarto mese, ma doveva capire delle cose. E la mettiamo di fronte a Denise. Mm. Allora, allora, l'elaborazione da parte di quest'anima è ancora in corso, eh? Dice, sono arrivata vecchia e stanca, quasi senza forze, ehm, ehm, e ho sentito quanto era bello cedere, arrendermi, però dice arrendermi in un senso positivo. Al contrario di quello che devi fare tu. Tu devi acquisire le tue forze.
È come se mi facesse vedere un flaconcino, non so se si usa ancora così, mettere un po' di cotone dentro e poi le pillole appoggiate sopra. E Mm. mi fa vedere un flacone di questo tipo qua, no? Mm, è come se veramente fosse una specie di compressa che vuole dare alla figlia, che è di vero coraggio. Coraggio, coraggio, dice. Adesso la compressa te la do io. Forse magari era Denise che dava a volte, le somministrava le compresse a lei e le dice adesso te la do io. Vediamo il primo atto di grande coraggio di Denise. C'è madre e figlia una davanti all'altra e sullo sfondo come i filmini degli statunitensi, no? Di quando, di scene dell'infanzia. Vediamo il primo filmino, la nascita di Denise. La madre dà alla luce la figlia. Gliela portano. Mm, C'è qualcosa di lei è seccata, sta madre. Non so cosa capisco. Cioè, è sudata, ma un po' anche seccata. Di cosa? Mm. Di quello che verrà. Sa che un figlio è tribolazione, impegno. Cioè, c'è qualcosa che la sento un po' fredda, non so come dirti. Come se non ci fosse una piena gioia, sai, ti arriva una creatura, sei felice, eccetera. No, la sento così. E la madre adesso cosa fa davanti a questa scena? Cosa dice, cosa fa? Ah, che è stata felice però quando è nata la nipote. Una risposta un po' particolare. La Lei figlia dice che in effetti non è sempre bello come credono, come vogliono far credere essere madre. È difficile essere madre. A volte è come se non mi interessava essere madre, dice. sembra, dico io alla madre, che la maculopatia che tanto spaventa adesso Denise derivi da questo insoluto, madre e figlia. Lei da dove si trova vede che qua è tutto in gioco, sono tutte fregnacce, ma le fregnacce che riguardano il carrier, il mezzo con cui facciamo l'esperienza vita, il corpo, ci preoccupano sempre. Infatti lei dice, ma non solo quello, anche il peso legato a me. Questo vale sempre per le donne rispetto alla madre. A volte è il padre. Mm, Cioè, aspetta un attimo, perché allora mi dà tipo, allora, questo padre che è mancato, che lei comunque era abbastanza giovane, e le è mancato proprio, le è mancato nel senso di morto e ne ha sentito la mancanza. Però, allora, dunque, aspetta, perché mi sento un po' confusa, perché in realtà il padre mi dice che era lui che era robusto, cioè come se lei avesse mantenuto il collegamento col padre anche grazie alla forma fisica. Il padre robusto no, giusto? La mamma? Sì, molto. La madre, allora è giusto che era la madre. Perché il padre viene a dire questa cosa? Cos'è che Allora, ha perché detto? mi Non ho fa capito, vedere, scusami. perché la madre ha detto non solo l'occhio è colpa di questo Vabbè. mostro insoluto, ma anche il peso. Ah. E poi è arrivato il padre e ha detto no, il peso è dovuto a me, ok? Però cioè non riesco a capire, visto che il peso era della madre,
Vabbè, ma il Sì, peso sì, è... ha un peso di responsabilità. eh, cioè, quello che ha detto il padre non è che il padre era pesante, era sovrappeso, è che il problema di peso di Denise dipende da lui. In realtà, quindi a questo punto da tutte e due, visto che tutte e due lo sostengono. Sì, tutte e due reclamano questa cosa. In che Sì. termini? Chiedilo a loro. In che termini hanno una responsabilità nel peso di Denise? La mamma dice, Denise ha cercato in tutti i modi di compiacermi. Lei non andava mai bene. E quindi in qualche modo forse per compiacerla ha anche proprio riprodotto, no? Un po' della sua problematica. Per quanto riguarda il padre, dice le mie veci. Forse lui aveva chiesto di fare un po' le sue veci, di prendersi delle responsabilità nella famiglia, collarsi dei pesi e Come li così vedi essere solida. questi tre attori insieme? Come li vedi? Allora, Denise la vedo così com'è. La mamma la vedo in piedi e per me ha ancora una forma umana, anche se la vedo con una stampella. Il padre invece lo vedo come luce, non vedo la forma umana. E sento anche che è come complicato capire quello che mi dice. Infatti mi rendo conto che fraintendo le sue parole, forse proprio perché è passato veramente tanto tempo da quando lui è andato via. Sì, ma noi siamo ancora qui Noi sì, con dei problemi, quindi che si ma fa? non è detto che riguardi lui. Che si fa? Ma il padre dice, che il rapporto con il marito è un buon punto di partenza per Denise, anche per rivedere alcune cose di sé. Poi mi fa vedere tipo delle situazioni lavorative eh, che lei potrebbe approfondire, ok? Come se questo le dà sollievo. Poi mi mostra come una specie di tonico, di rosa, Tonico. tonico, sì, Mm? di rosa, no? Che lei si mette sugli occhi, come se questo potesse in qualche modo risolvere, no? Questa specie di interruzione un po' brusca con la mamma. E infine? Come se volesse toglierle io chiamo angosce. Mi sembra che il padre mi parli di angosce, delle angosce come se fossero delle ombre nere dentro la testa che arrivano praticamente verso il suo cristallino, il cristallino dell'occhio. E vedo che è come se lui le volesse strappare via queste ombre nere, queste angosce. Beh, questo lo può fare solo Denise. Dove sono queste angosce? Sono queste angosce anche a volte non ben definite, che qualcosa da un momento all'altro possa andare male.
E adesso, nello specifico, è il problema all'occhio. Ora le angosce sono molto concentrate lì e infatti le vedo proprio nella testa, dietro l'occhio praticamente. E il padre dà questo suggerimento che lei sfili queste. Lui fa questo movimento per suggerirle di fare altrettanto. Sfilarle come cosa? In Delle questo momento spade? lui mi fa vedere come se fossero, non so dirti, delle anguille che tira via. Mhm. Perché vedo che si dimenano, sai, loro vorrebbero stare e creare anche quella confusione, quel movimento non coordinato, no? Così di un'anguilla. Però bisogna avere molta forza e determinazione per decidere di sradicarle da lì. Ma Denise lo fa? Vediamone una a una di queste anguille, queste angosce anguille. Prima anguilla. Nome. Anche dei canini, attraverso cui può far presa, e in modo che se tu la tiri, lei rimane aggrappata. La Bea- sanguisuga. Beatrice, Anguilla Beatrice. Cosa rappresenti? sono l'antisole, sono una creatura degli inferi. Non voglio che Denise veda la luce del giorno e la luce della vita. Seconda anguilla. La chiama Concordia, Costa sembra un po' Concordia. esatto, un riferimento proprio a quello, no? Come dire che è l'esatto contrario poi della Concordia, invece, no? Eh, eh, come se volesse in qualche modo ostacolare la Concordia. Come se volesse infilarsi nei rapporti. Volesse che il Denise non veda bene i rapporti, non veda bene i punti di forza, i punti di debolezza dei rapporti esistenti o rapporti con persone possibili, ma anche molto il rapporto, mi dice, con se stessa, che sia un rapporto di finta concordia. Terza anguilla. Io ne ho viste due, Due. sì. Beatrice e Concordia. Coi canini. Va bene, cinema. Marito, figlio, figlia. Sì? Compagno della figlia. Mm. Il compagno della figlia è come un po' offeso, ferito, però per altre sue ragioni personali viene. Nipotina.
nipo- Mm. nipotina, pensavo fosse un maschio. Ehm, È un maschio? eh, È un maschio? Ah, un maschio. ah, ok. Ha scritto nipotina, Ehm, non so. Va bene, un Quelle foto là bambino, dietro è un sì, bambino? È lui? È lui? Ah, sembrava anche da qua sembrava una bambina. vabbè, comunque, Beh, maschietto, un bambino, sì, c'è anche il bambino, con un cagnolino in braccio. causa esoterica della morte della cagnolina che ha ricevuto un colpo in testa. Io non capisco perché mentre lei ne parlava, cioè, io ho visto tipo un frisbee. Ora non so se questo frisbee sia fisico o sia da intendersi in un altro modo, come se fosse stato un incidente, capito? Quindi il lancio del frisbee e colpo qua che produce quasi un taglio, no? Mm. Un incidente, insomma. Ma ad opera di chi l'ha lanciato il frisbee? Mi metti proprio in una situazione non facile. Allora, io il frisbee lo vedo che arriva dall'esterno, non vedo che è lui, però come faccio a garantire? Cioè, non è semplice. Chiamiamola cagnolina. L'immagine che ho è Certo. questa. Poi non siamo CSI, quindi e neanche ci interessa esserlo. Chiamiamola cagnolina. Che poi è lei che ha deciso di uscire da questo gioco in quel momento, in quel modo, servendo al suo personale percorso di cagnolina e servendo al personale percorso della padrona Denise, dell'altro padrone, marito di Denise e compagnia bella, e della famiglia di Denise, per creare delle incomprensioni, comprensioni, rapporti, lettere e questioni. È tutto un gioco. È il gioco della riconciliazione, dice questa cagnina. Eh, Questo evento tragico ha consentito la riconciliazione. E vedo lei che scodinzola, eh, felice, come se a volte ancora eh, giocasse con gli altri suoi amici cani, come se andasse a seguire un gatto mentre sta salendo sull'albero e lei è lì che gli abbaia, no? E così è molto tranquilla. Lei dice che sta con la nonna, non so sia la nonna per questa cagnina. La mamma di Denise Potrebbe, sì, dice, sto con la nonna. Eh, insegue i gatti da disincarnatina. è un gioco e tutti capiscono che è un gioco e sì, quindi ci può essere, però a volte succede il contrario, che sono i gatti che inseguono il cane, ma non c'è la paura, c'è solo il gioco, non c'è rivalità. Monica, ma così per gioco, se noi a un certo punto in questa scena di questo cagnolino che segue i cani, i gatti inseguono la cagnolina, solo un secondo spegnessimo il gioco, l'interruttore, tu cosa vedi? La sorgente. Ma come? A Uno, chiazze? no, un occhio. Mm?
un occhio, Un occhio? Mm. sì. No, ma allora, quell'occhio lì adesso noi lo interpretiamo negativamente perché hanno ribaltato come simbolo, ok? Mhm. Però in realtà la sorgente è colei che ha prodotto tutto quanto il gioco, no? E quindi che poi sta anche a guardare. Riaccendiamolo. E riprende la scena di rincorsa, di gioco, loro che fanno capriole. Questa sarà una indagine di un minuto. Bene. Causa esoterica della lettera piena di accuse di sua figlia, dopo il fatto Cagnolina anche, e causa esoterica della risposta o effetto della risposta con amore di Denise. Non ho capito se attraverso una lettera o non penso, o con una lettera. Anche tu hai risposto con una lettera? Sì, ok. Due lettere. E mi fa vedere una specie di filo luminoso, c'è proprio un'evoluzione del loro rapporto. È come se all'inizio fosse partito un po' come un filo di rame anche un po' sfilacciato ed è rimasto così per un po' di tempo. Perché la figlia appunto si è sentita incompresa. Poi questo filo di rame è come se diventasse di luminosissimo, di luce, eh, quasi d'oro, d'oro brillante, perché loro si sentono finalmente di nuovo mamma e figlia vicine e anche anime in comunicazione. Io quando ho letto questo punto, tu l'hai sentito solo oggi, Monica, come sempre, sono stato molto contento. Quasi mi sono scomparsi tutti gli altri. Questo credo che sia l'inizio di un nuovo approccio alle cose di Denise, già abbondantemente avviato e da lei, solo da lei, che però è veramente lo step zero se lei lo vuole, perché ha infinite declinazioni. Un nuovo cagnolino, ehm, infinite declinazioni che sa solo Denise quali potrebbero essere. È così? Sì, sì. Sì, sì, lei ha proprio aperto il suo cuore nello scrivere questa lettera. Lei ha scritto esattamente con le parole del cuore. E quello è proprio lo stato d'animo congeniale perché si realizzino eh, tutti gli assetti che lei preferisce e che sono proprio in armonia con i valori della sorgente. Ehm, Causa esoterica di non avere tanti amici. Allora, questo per esempio è uno degli elementi del suo gioco all'interno della Matrix, che praticamente da sempre l'ha convinta riguardo al fatto che lei fosse una asociale e che fosse un po' debole, come se fosse riuscita proprio a penetrare questa credenza nella mente, ma anche quasi nel DNA di Denise. Per cui lei si è proprio pienamente identificata in questo ruolo, il ruolo della sociale, che magari a volte viene vista anche come strana dal di fuori, no? Quindi mm, mm, come se tenesse proprio alla lontana le persone. E quindi è parte di questo ruolo che lei deve interpretare qui. Mettiamo sul piatto tre persone con cui potrebbe e, tra virgolette, dovrebbe avere un bel rapporto di amicizia, eppure questo rapporto di amicizia non c'è. Allora, lei ha parlato di buoni rapporti con le colleghe, Mhm. quindi al femminile, no? Però
A me, io non so se lei ha anche un collega uomo, Sì, sì, sì. perché praticamente a me viene che un collega uomo, quindi lei prima ha detto buoni rapporti con le colleghe, un collega uomo a volte è come se provasse anche a magari intavolare una discussione con lei, così, no? Cercare un avvicinamento, però proprio lei agendo nel suo ruolo di un po' ruvida, un po' asociale, un po' strana, un po' difficoltà di comunicazione, eccetera, taglia questa opportunità. E vedo che invece questo qui potrebbe addirittura essere un amico con cui vedere dei scambi di punti di vista interessanti. Facciamole scrivere una lettera a questo collega, eterica ovviamente. Lei inizia dicendo: Ma sai, io tendo a scansare un po' tutti prima che loro lo facciano con me. Ehm, Solo dopo attento studio e osservazione ehm, posso aprire le mie porte, ma con gli uomini è più difficile. Mi ripeto che non sono sola, ma a volte un po' sola mi ci sento. Ma lei non è una donna, Denise non è una donna, è un gioco essere una donna, è un gioco essere un uomo. Ma lei è molto dentro questo gioco, eh? Il suo Quindi peso lo potrà avere dimostra. solo amiche colleghe? No, assolutamente no. Cioè, questa adesso è una sua scelta di lasciare andare questo copione. Vabbè, invece che la lettera al collega, allora scriva un nuovo copione. Sì. Um, quindi fa come una specie di linea che va a È cancellare vero? una linea sopra, È vero, sì. timidezza, sopra la timidezza faccia una linea e mette socievolezza e ironia, scherzo convivialità mette. Come se poi fosse divertente trovare delle occasioni in cui ci si riunisce, Mm. ognuno porta qualcosa e si condivide questi momenti, queste chiacchiere. Delle uscite, delle cene. Sì, 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 sì. Ehm, Amabilità, forse anche dei pomeriggi mi fa vedere. Amabilità. E mi scrive senza vergogna. A volte lei ha un po' ehm, delle remore, ecco, a mostrarsi. E quindi dice senza vergogna. Ehm, Ci si racconta di film visti, ci si racconta di fatti strani accaduti tra di noi. Poi fa vedere che lei inizia a dire di no a un certo richiamo del cibo. Cioè mi fa vedere come se a volte il cibo potesse essere tipo la sirena tentatrice di Ulisse, no? Che con questo canto lo ammalia, lo attira, no? Quindi il cibo si comporta un po' così con lei. E lei riesce a resistere questa tentazione sirena cibo. Mm? Questa è parte del suo copione. Va bene. Incidente in auto. Sospetto di questo uomo del tempo, pioggia, non vede un cartello, ha torto,
cambia l'auto, che era comunque vecchia di 20 anni, fa le rate, sì, ma è contenta della nuova auto E nessuno si fa male. e nessuno si fa male. Mm. Quindi diciamo così che l'uomo del tempo ha voluto causare l'incidente, no? Per dargli sicuramente delle seccature, delle noie. Però l'anima, eh, grazie anche al suo progetto Cogliere, le fa notare che questa è stata l'occasione perfetta per lei di mettere in atto un grande cambiamento che non si decideva lei a fare di suo, ma che in qualche modo, viste le circostanze, è stata costretta a fare, no? È stata Mhm. costretta a cambiare per forza questa auto qui. E l'anima è come se le dicesse, mm, puoi anche non tirare più le situazioni così all'estremo per fare il cambiamento. Truffa online, compra un oggetto di costo modesto, fa tutte le sue verifiche, ma l'oggetto non arriva. Allora, in questo caso vedo proprio l'aquila che se la ride. Aveva proprio impacchettato perfettamente questa occasione truffaldina in cui sapeva che Denise ci sarebbe cascata. E vedo che appunto la guarda in questa maniera sprezzante, come dire, non cambierai mai, cioè rimani la solita credulona, la solita allocca. Dicevamo, E l'Aquila le fa anche notare che lei di fatto si è fatta abbindolare in maniera molto facile, così come sarebbe stato facile abbindolare uno dei vecchietti che lei guarda, che lei cura. Quindi Denise si è comportata come uno di quegli stupidi, inutili vecchietti, dice. perché adesso? Le fa proprio sentire questa mancanza di rispetto, no? Proprio la tratta come una pezza da piedi, l'Aquila. Ed è sicuramente una sfida molto importante, visto che l'ha creata Denise stessa, quest'aquila, perché è un importante momento per Denise per capire che lei deve riuscirsi a rispettare davvero. Peraltro, insomma, è un acquisto truffa che succedeva 20 anni fa, ormai sono quasi tutti sicuri. Lei inoltre ha anche fatto delle ricerche, dei confronti, delle recensioni, evidentemente erano false, ma è molto difficile, ormai i sistemi possono durare queste truffe magari 2 o 3 giorni, ma poi vengono inevitabilmente bloccate. Molto Sì, perché interessante. sì, lei è proprio come se fosse rimasta un po' bloccata al passato, anche del porgi l'altra guancia. Mhm, Mm. Come anche un po' a farsi calpestare. Mm. mhm. E quindi questo episodio le serve proprio per dirle adesso basta questo atteggiamento verso di te. Causa esoterica delle multe prese da un'amica a cui aveva prestato l'auto, ma più di 10 anni fa. Multe pagate solo in parte dall'amica, che anzi prima ne paga solo una su alcune e poi insomma un casino di multe. Tutto adesso. Allora, vedi, anche lì viene fuori appunto che lei aveva prestato la macchina. Mm? Quindi un altro aspetto proprio di Denise era anche di ehm, avere questa estrema disponibilità senza in realtà riuscire ben a vedere la persona che aveva davanti. Questo un po' ci ricolleghiamo, no, al velo davanti agli occhi. Ehm, Perché cosa succede? Che siccome Denise ha avuto sempre un rapporto un po' difficile con se stessa, ok? Anche di scarso rispetto, di scarsa autostima, eccetera, aveva bisogno di essere molto disponibile, ovviamente, no? Con le poche persone, molto amorevole, un po' anche senza guardare a fondo chi si trovava davanti.
Questa amica in effetti non è che ha trattato per niente bene ciò che le è stato prestato, non ha avuto cura, infatti ha accumulato tutta una serie di multe e adesso fatica anche a restituirle i soldi, ok? Ma questa infatti è un'amica che era tale nel passato. Adesso Denise invece, che sta mano a mano diventando sia più forte, sia anche proprio più rispettosa di se stessa, non avrà più modo di vivere queste esperienze. E quindi adesso tutto quanto, il resoconto proprio, le si para davanti per farle capire proprio quello che è il suo percorso, quello che è la sua evoluzione, quello che lei era nel passato e quello che adesso deve scegliere di non essere più. Tutto questo con un braccio lo rappresenta il passato, lo sposta e lo butta giù dal suo tavolo, dalla sua scrivania dove scrive lettere. Sì, come se fossero quei cubi che vengono utilizzati nello scarabeo. Quei, scusa? I Cubi. Mm, cubetti, sì, mhm, che ci sono, no, scusami, non i cubi, intendo dire i tasselli, mhm. i quadratini dello scarabeo. Quindi li pulisce quello che è il cartellone dello scarabeo, buttando a terra tutti questi, che rappresentano, diciamo così, le vecchie parole del passato, le vecchie frasi del passato, I vecchi contratti del cluster. certo, La vecchia faccia dell'avatar. anche Veterana mm, ormai incartapecorito proprio. alla sua quarta sessione, può tranquillamente fare questo passaggio in un attimo. E quindi che succede? E quindi succede come se fosse presa da un buon umore, quasi una voglia di canticchiare, inizia a disegnare con un pennellino degli ideogrammi cinesi, non so il motivo, e che la mettono proprio di buon umore in questa attività, sai, così di precisione, di cura. Questo qui è il suo ad eternum. Entità eteriche, mentali e impianti ci sono ancora. No, Nuova vibrazione, 366. nuova consapevolezza, 195, anima, 47, vite, 1591, cervello, 10,7, suscettibilità ipnotica, 63, 3D, 28. e vivacità animica 100. Ottimi valori, ottimi, ottimi, ottimi. Denise scambia messaggi, quindi dà e riceve un messaggio dal peso, dal peso. Non mi schiacci più, non mi isoli più, eh, ora ti gestisco e fa vedere come se lei ehm, stesse tenendo le briglie al peso e quindi è lei a condurre la direzione del peso, come se il peso fosse un cavallo. All'occhio sinistro, Ho cura di te, mi sei a cuore, ehm, e mi fa vedere che mette nell'occhio un collirio
e dice: mentre metto questo collirio, immagino di distillare amore. Alla cagnolina scomparsa. Comunque sia, ti voglio un gran bene, eri vivace, felice e, e conservo in me e interpreto questa vivacità e felicità. Al marito. Abbiamo navigato per acque chiare e acque scure, in tempeste e in mari placidi. Ci conosciamo, e ancora di più possiamo conoscerci. Alla figlia. Non so immaginare fiore più bello. Risposta? Finalmente ci sei. Al nipote. Riguardo alla timidezza, eh, forse lui ha l'apparecchio, deve mettere l'apparecchio, non capisco. E poi capisci, che è solamente un orpello la timidezza. Al compagno della, o marito della figlia. Lo sento che sei una brava persona. Proverò a guardarti con occhi diversi. Al figlio maschio. Tutto liscio, dice. Mm? Tutto liscio. Mm. Va tutto liscio così. Le anguille ci sono ancora. Beatrice e Concordia. È come se in un primo momento ehm, eh, Denise le ha trasformate in delle corde Mhm. e questo è stato molto importante Più perché carine, lei ha più potuto, afferrabili. Mm. sì, e ha potuto vedere che lei è padrona di queste. Cioè non è che hanno poi così tanto vita propria, le ha trasformate lei in corde. E poi, come dici tu, è stato più facile ovviamente toglierle, Mm. estirparle. Può anche trasformarle poi in spaghetti, che sono dritti e rigidi, ancora più facili da estirpare. Non corrono il rischio, come le corde, di arricciarsi, di annodarsi, di incastrarsi nell'estrazione. Può anche trasformarli in bastoncini di zucchero a elica bianchi e rossi, in collanine di caramelle di zucchero, le collane mangiabili, no? Secondo me tu te le mangiavi. Sì, sì, sì. Sì. Braccialetti. Se le può anche mangiare, non solo estrarre. E dice, io sono vegetariana. Non so, è vero che è vegetariana. Non lo so. Sì, Ok. sei Forse perché vegetariana. prima erano anguille e allora forse lei è rimasto il pensiero, ha detto no, io sono vegetariana. Che schifo le anguille, mamma mia. È perciò che lei diceva, no, io sono vegetariana. Vabbè, comunque. E quindi le ha trasformate in rami di seda, no? È perché, sai, è rimasta quell'associazione lì, quindi è Ma ovvio che guarda, c'è un può po' anche di trasformarle in repulsione. carote e lei trasformarsi momentaneamente in Bugs Bunny, così se le Sì, sì. mangia
Sì, e sì. poi si ritrasforma in Denise. Può fare tutto, bisogna divertirsi. Sì, sì. Anche uno scoiattolo, come se andasse a prendere una noce. Si è proprio trasformato, non è neanche più filiforme. È dato una noce. Mm. Il nipotino rimane anche divertito da questa scena ed che ride, come se fosse protetto da quello che poi non è realmente il papà, no? Però vedo che è come se si appoggiasse alle cosce facciamo che chiamiamolo papà, va? Si appoggia alle cosce del papà e il papà gli mette le mani sopra le spalle, no? Lui si sente così più sicuro, insomma. Così e ride per questa scena che ha creato la nonna. Mi dice, brava nonna, mi hai fatto divertire. Messaggio di Denise a se stessa. Vedo che è come se suonasse l'armonica, no? E dice, racconto tutta la storia della mia vita. Sono una cantastorie. Tante ne ho vissute, tante ne avrei da raccontare. E lo faccio in versi divertenti, in rime baciate, con un pubblico davanti che ride e piange, e piange e ride. E mi prendo questo momento per essere una volta tanto al centro dell'attenzione. Ed è molto bello, Come la vedi? molto a suo agio, tranquilla, ha lasciato ogni paranoia, ogni insicurezza, l'ha abbandonato, è giù a terra e si diverte, canta e suona l'armonica. Di che colore è vestita? Sembra più o meno vestito come me. Sembra che abbia una camicia azzurra, dei pantaloni chiari e ha delle scarpe comode. Vibrazione finale? Mm, 480. Va bene, abbiamo finito.